La terza unità proviamo a portare avanti la nostra mitragliatrice qua in posti più favorevoli, quindi però non riusciamo ad andare là sto turno, quindi intanto magari la muoviamo sul sentiero, oppure possiamo muoverla qua, tanto lui è used, dopo non ci spara, quindi 1 2 3 4 o 1 2, addirittura potremmo portarla qua, ma ci fa final fire ovviamente, quindi magari sì, facciamo qua 1 e 2. Boh, giapponese tocca a te. Beh, giapponese, cosa vuoi che faccia? Intanto fa 1 qua, così, sicuro, così, ha fatto le sue 3 giapponese. Americano vai. Americano vai una parola, vediamo qua, tentiamo di fare lo stesso discorso qua. Americano, facciamo che muove queste 2 intanto, qua, tranquillamente. Americano, tu puoi fare volontariamente mettere used a tutte, quindi procederà a mettere USA tutte. Il giapponese non credo voglia muovere assolutamente, perché non mi conviene andare in corpo a corpo, anzi aspetta, e quindi andiamo a eventuale fase di root phase che non c'è, recovery, e passiamo al turno 2. Americano, dai, continuiamo la nostra situazione qua, e dato che abbiamo una mitragliatrice che l'abbiamo portata in un posto giusto, adesso con questa tentiamo di sopprimere lui e magari fargli vedere che ora è. Quindi spariamo, abbiamo un 7, lui è in hindering grass, quindi è un -1, quindi è un 6, in più abbiamo una hindrance perché spariamo attraverso l'erba, quindi è un 5, al 5 spariamo, non è male. Un 3, quindi è soppresso, potrebbe bastare per fare qualcosa, andare dentro. Abbiamo però, se abbiamo i mortai qua, vediamo di utilizzare i nostri mortai. Con uno mandiamo spotter qua e gli tiriamo una pigna, quindi non avrebbe neanche il malus dell'hindering grass, non ha neanche il beneficio di higher elevation, perché con i mortai ignoriamo ste robe, abbiamo sempre 0, quindi perfetto. Un 6, con un 6 lo colpiamo. Un 5, dai, vabbè, non facciamo ferite, però da soppresso, a fully suppressed. Questo è stato con un mortaio, e abbiamo anche un altro. Con l'altro mortaio però io cercherei di vedere cosa c'è qua, quindi sparerei proprio là, quindi usiamo anche questo. Allora, qua abbiamo un -2 del concealed. Un 2 ragazzi, perfetto. Ah cavolo. Qua c'è un bunker però. Il bunker è -6, quindi capite che avremmo colpito solo con l'1. Quasi, quasi. Qua sappiamo che c'è un bunker e un'unità che è concealed. Maledetti. Allora, adesso cosa facciamo? Beh, direi che comunque dai, è l'ora di mandare gente. Se no, bisogna sfruttare sta roba. Tentiamo di attivare questa suppressed, la usiamo come cavia. Testa il morale, 6, perfetto. Quindi fa 1, 2, siamo sul sentiero ragazzi, e ovviamente lui fa Op Fire, vediamo se si attiva. Testa il morale, niente perché lui è un 3, ottimo, vedete che bene, e ne andiamo proprio dentro. Dimenticavo che bisogna fare il facing ragazzi, scusatemi, e andiamo dentro così. Quindi ne abbiamo usati 4 sto turno qua, mitragliatrice, 2 mortai, una fanteria. Giapponese a sto punto qua, penso che sì che qua tiriamo giù qualcuno e andiamo in combattimento dentro, perché sennò conquistano la posizione. Allora togliamo sto concealed qua e decidiamo, perché lasciamo noi, mettere loro hanno 6 shin, quindi attiviamo loro e andiamo in corpo a corpo. Come lo facciamo sto facing? Facciamo così, quindi use the 6 shin, e poi qua noi facciamo il nostro solito giochetto, 1 e 2, facciamo anche 3 qua, che non vengono idee strane dopo l'americano. Boh, americano, tocca di nuovo a te. Non vogliamo fare robe strane, che non andare super di qua a cercare di fare il flanking, perché loro ci possono cecchinare qua. Di qua non abbiamo il movimento, quindi ci tocca andare dentro così, senza bonus vari ed eventuali. C'è poco da fare, quindi mandiamo avanti prima loro. Vanno qua, ovviamente perdono il concealed qua. E qui in realtà non so se voglio sparare con loro o con loro. Beh, intanto con loro dai, perché sennò c'è un foxhole. Allora, mettiamo loro e li mettiamo facing così, perché loro hanno un 2 del proficiency firepower, possono andare fino a 4 e quindi avrebbero un +1 di questo e un +1 dell'altura intanto. Poi quindi vanno già a 4, hanno un +3 della situation, che sono adiacenti, quindi vanno a 7, però hanno almeno 2 della giungla, quindi al 5 questo si gira, diventa used. Provano un 2, ti pareva, soppressi. Dobbiamo fargli assault fire, non abbiamo abbastanza movimento per andargli dentro.
Niente. Boh, seconda mossa, mi fa molta paura portare dentro questi qua per tentare di fargli una charge. Porteremo questi, perché lui potrebbe sparare e ce li becca tutti e due, no? Quindi da qua facciamo 1, 2, 3, 4, ci costa 4 andare qua. Però qua c'è il disastro. Allora, loro ci fanno Final of Fire. Quindi 2 più 1 dell'adiacenza, quindi siamo a 3. Dopo hanno meno 2 del Final of Fire che vanno a 1 e più 3 dell'adiacenza della Situation che vanno a 4, ma meno 2 della giungla. No, niente giungla, perché abbiamo il Fire Lane, la Fire Lanes della Foxholes ci colpiscono al 4. Niente, hanno fatto 10 miss. Possiamo fare con loro anche, e penso che lo faremo. E anche loro dovrebbero aver fatto il facing comunque, ragazzi, scusatemi. Quindi loro hanno un 6. Qua non c'è il beneficial terrain perché il beneficio della Fire Lanes, perché è solo quando spari dalla fortificazione, questa. Quindi hanno un 6 meno 2 è il 4 perché sono nella giungla loro. 10 anche loro, ragazzi, perfetto. Allora loro tirano la Satchel Charge, vedete che bello esplosivo. Facciamo un ragù, abbiamo un 8 più 2 perché invertiamo il bonus della Foxhole, quindi solo con un 10 possiamo missare. I 10 li hanno tirati tutti i jump, quindi adesso va bene. Un 7, ragazzi, un 7, li riduciamo e sono fully suppressed. Dovremmo avere un'altra mossa con l'americano. Loro, se riusciamo, non riusciamo a muoverli dentro però. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4 perché andiamo su un sentiero e 5 ci muoviamo qua. Qua sopra non riusciamo ad arrivarci, intanto facciamo un assault fire sempre qua. Quindi abbiamo un più 1 dell'adiacenza, del proficiency, quindi 4, però è un meno 2 della buca, quindi siamo a 2. Poi abbiamo la situation 5. Ovviamente, ragazzi, aspetta, loro non possono farci il final op fire perché sono giapponesi e non possono cambiare il facing. Quindi se non hai il facing giusto non puoi sparare, dovresti girarti con una penalità, ma proprio i giapponesi hanno sta regola. In ogni caso abbiamo fatto un 8, cioè abbiamo fatto schifo. Japs, tocca a te. Muoviamo, facciamo qua uno. Op fire qua, uno qua e uno qua. Americano, tocca di nuovo a te. Muoviamo sta mitragliatrice qua intanto, questo è uno. Questo non lo voglio muovere qua, però magari adesso sì lo voglio muovere qua. Intanto spari, intanto siamo con Sile, anche la giungla, abbiamo meno 3 sempre. Poi andiamo più comodi se dobbiamo fare robe, abbiamo la social charge là. Col terzo attiviamo un mortaio, dai. Facciamo sparare, vediamo cosa c'è qua. Un 2, ragazzi. Colpito, cosa c'è qua? Niente, c'è un consiglio, quindi andiamo a pescare. Ragazzi, una mitragliatrice c'era qua. Pensa a te. Si è andata anche bene perché se era in altri posti, cioè bene, non so quanto bene, però potrebbe essere in posti più micidiali, tipo qua sopra. Proviamo anche questo mortaio. Sì, spariamo proprio alla mitragliatrice di nuovo. Ah, l'abbiamo ridotta e fully suppressed perché è a 3. Grande mortaio. Boh. Quindi tocca al giapponese. Il giapponese a questo punto fa op fire e op fire e op fire. Quindi tocca di nuovo l'americano. Allora sappiamo qua c'è una foxhole, quindi spariamo con la mitragliatrice perché con la mitragliatrice riusciamo al 3. E 7 meno 4. Giungla, sì, giungla, consiglio e foxhole. Un 2, ragazzi. Quindi abbiamo soppresso. Qua non si sa chi ci sia, però. Andiamo a pescare. Qua ci sono loro. Vedete, bisogna cominciare a stanare la gente praticamente. Andiamo anche con loro qua, che sono più alti, che è un'altra foxhole. Dovremmo vederli. Uguale, è sempre al 3, ragazzi. Un 1. Ho pescato un altro di questi. Quindi è ridotta e fully suppressed. Grande. E intanto c'è anche un evento. Tiriamo per l'evento. Non succede niente. Quindi alla luce dei fatti che c'è della gente suppressed, possiamo provare a mandare avanti la squadra, ma forse è troppo presto. Proviamo a portare avanti una squadra, dai, intanto, perché se no è dura. Quindi attiviamo questa. Una, loro vi fanno avvicinare. 2, 3 e qua, ciao. Allora prova la mitragliatrice intanto a fare check del morale. Hanno il 4, loro sono tanto morale.
Niente, non lo supera, quindi ciao. Prova lui però intanto. Lui ha, anche lui ha il 4. Niente, neanche lui. Madonna che culo che abbiamo, ragazzi. Prova lui, che è suppressed. Lui sì. Quindi ha Op Fire, qua è un disastro. Lui ha 3. 4 dell'Op Fire. Open Ground, già a 8. A 8. Ha tirato un 6, c'ha suppressed. Quindi tiriamo anche con loro, dai. Che hanno Op Fire. E decidiamo, dato che abbiamo un bunker qua, decidiamo di piazzarci loro che sono dei bei cecchini. Loro sono 1, 2, 3, 4. Quindi sono in open ground, higher elevation, quindi loro hanno un più 5. Poi un più 1 per questo qua. Ne hanno più 6 al 9. Cecchino, non ho capito che roba. Ho tirato un 10, incredibile. No, noi ce ne sta andando troppo di culo qua. Facciamo il test di morale con loro, lo superano. Fanno 4. Ne attiviamo un'altra. Così ci scopriremo proprio del tutto. No. 5 qua. E questo è stato un colpo di culo incredibile per i Marines. Qua cosa vogliamo fare? Al momento niente. I giapponesi dicevano che non fanno tutto, più niente, quindi praticamente marchiano tutto used, robe storie. Dal combattimento i giapponesi non possono mai andare via, mentre come abbiamo detto l'altra volta le altre unità non giapponesi possono, ma non -3 al morale. Quindi passiamo alla fase di rotta, ragazzi. Prima gli americani. Qua ne abbiamo una adiacente ma è piena di morale, quindi a posto. Idem qua. Questa no, è suppressed, quindi deve fare test morale. A posto. Qua la gente è in mischia. Allora ne abbiamo una che è a posto, però ne abbiamo un'altra che è suppressed e anche ridotta, quindi deve fare il morale al 6. Ce la fa, giusta. Di qua l'americano a posto, il giapponese anche, ci resta a fare il giapponese qua. Allora abbiamo questa è fully suppressed, quindi il giapponese deve testare, e questa ha un 2 di morale. Ha fatto 6, quindi deve andare via, quindi deve fare 1, 2, qua con beneficial terrain. Non è stato niente male attaccare per di qua, perché forse i giapponesi potevano difendere meglio, però è difficile, non lo so. Va bene dai, ma ci andate anche discretamente, bisogna dire. Qua anche i giapponesi devono tirare qua, loro hanno una a posto, però ne hanno un'altra fully suppressed. Vedete la fase di rotta qua è Dio, e devono tirare un 3 o meno anche qua. Oh, hanno fatto 9, hanno fortuna che hanno un'altra unità in mischia, perché sennò sarebbero stati eliminati. Allora loro devono andare non adiacenti, però in un beneficial terrain, quindi andranno qua 1,5 più 3 di giungla. Bene, cambia tutto, adesso c'è la mischia. Abbiamo 4 dadi americani che colpiscono al 4 e anche quello del giapponese perché ha lo 6 shin e quindi colpisce il 4 anche lui. Quindi tiriamo prima gli americani, dai. Boom, 2 colpi. Non serve tirare gli altri 2 colpi ce li abbiamo. Vai col giapponese. Il giapponese ne fa 1. Quindi abbiamo ridotto un'unità che è anche fully suppressed in mischia, ragazzi. Fatto sta che abbiamo fatto fuori un altro Jap. Intanto abbiamo liberato sta altura. Recovery, andiamo al terzo turno.